Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme un bellissimo ma semplicissimo e di grande effetto sottopiatto o centro tavola granny. Stiamo sull'onda del granny perché ho visto che va tanto di moda. Per eseguirlo ho usato questo filato che è il cotone della Tessiland Lighi e poi avevo a casa del filato lamé e l'ho usato per fare il bordino dorato ed ho usato un uncinetto del 3,5. Il lavoro è molto semplice, quindi andiamolo a fare. Inizio il lavoro con un cerchio magico, entro, prendo il filo e salgo con 3 catenelle che faranno da primo punto alto. Poi ne farò altri 11 per un totale di 12 punti alti dentro il cerchio. Eseguito il mio 12° punto alto, faccio anche la 12ª catenella di separazione, entro nella terza catenella contando dal basso che forma il mio primo punto alto, faccio un punto bassissimo, così chiudo il giro. Poi entro con l'uncinetto nell'archetto successivo e faccio un altro punto bassissimo. Salgo con 3 catenelle che saranno il mio punto alto, entro nello stesso archetto e faccio un altro punto alto. Una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio 2 punti alti nello stesso archetto, un'altra catenella, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti nello stesso archetto ed andremo a formare il giro così. Faremo 2 punti alti per ogni archetto che abbiamo nel giro di sotto, separati da una catenella. Ecco che vado a chiudere anche il giro numero 3 con un punto bassissimo. Dopodiché cammino con i punti bassissimi fino all'archetto successivo e da qui inizieremo il giro numero 4 che sarà formato da 3 punti alti nell'archetto sottostante separati da una catenella, pardon. Io intanto sono salita con le prime 3 catenelle che faranno da punto alto. Completato il mio gruppo di 3 punti alti, faccio una catenella di separazione dentro nell'archetto successivo e faccio altri 3 punti alti. E faccio ancora una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo sottostante e faccio altri 3 punti alti e il giro numero 4 si svolge così. 3 punti alti per ogni archetto del giro che abbiamo di sotto separati da una catenella. Eseguito il mio terzo gruppo di punti alti, anziché fare la catenella e chiudere con il punto bassissimo, entro nella terza catenella, quella che va a sostituire, quella del gruppo di 3 che va a sostituire il mio primo punto alto, e faccio un punto basso. Salgo con 3 catenelle, che saranno il mio punto alto, entro nell'archetto, faccio un punto alto, faccio una catenella di separazione ed eseguo altri 2 punti alti. Chiudendo il giro in questo modo resta un lavoro più pulito, senza camminare con i punti bassissimi nell'archetto successivo. E niente, torniamo al giro numero 5. Io ho fatto 2 punti alti separati da una catenella, più altri 2 punti alti, separo con una catenella, entro nell'archetto successivo e rifaccio lo stesso lavoro. 2 punti alti, una catenella di separazione, eseguo altri 2 punti alti e faccio una catenella e tutto il giro numero 5 sarà fatto in questa maniera: 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti nello stesso archetto, un'altra catenella, vado nell'archetto successivo, 2 punti alti, una catenella, altri 2 punti alti, una catenella di separazione e via così.
Ed ecco, finito di lavorare l'ultimo archetto del giro numero 5 e ho deciso di continuare a chiudere il giro facendo un punto basso al posto della catenella, il punto bassissimo, perché mi piace di più, resta il lavoro più pulito, quindi andrò avanti così. Fatto il mio punto basso, salgo con 3 catenelle, rientro nell'archetto, faccio un punto alto e una catenella di separazione. Vado nell'archetto tra i 2 gruppi di punti alti e faccio altri 2 punti alti e aggiungo una catenella di separazione. Entro nell'archetto successivo, faccio altri 2 punti alti e separo con una catenella, e il giro numero 6 sarà fatto tutto in questa maniera: 2 punti alti in ogni archetto che abbiamo del giro sottostante, e dovremo separare questi 2 punti alti da una catenella. Ecco che ho finito il giro numero 6 e vado a chiudere. Faccio il punto basso, salgo con 3 catenelle e faccio 3 punti alti nell'archetto, 2 punti alti più il primo che è composto da 3 catenelle per un totale di 3 punti alti. Faccio una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e lavoro 3 punti alti, e questo giro si andrà a terminare in questa maniera: 3 punti alti nell'archetto sottostante, una catenella di separazione e altri 3 punti alti. Così dovremo fare il giro numero 7 e allo stesso modo il giro numero 8, quindi faremo 2 giri così. Ecco che ho terminato il mio giro numero 8, chiudo con un punto basso, salgo con 3 catenelle e dovremo ripetere la sequenza del quinto giro, cioè 2 punti alti, dove il primo ovviamente viene sostituito dalle 3 catenelle iniziali, una catenella di separazione, e vado a fare altri 2 punti alti nello stesso archetto di una catenella del giro sottostante. Rifaccio la mia catenella di separazione, vado nell'archetto successivo ed eseguo i miei 2 gruppi di 2 punti alti separati da una catenella, e così per tutto il giro. Ci vediamo alla chiusura del giro. Terminato il nono giro, vado a chiudere sempre con un punto basso, salgo con 3 catenelle, entro nell'archetto e faccio un altro punto alto per un totale di 2, una catenella di separazione, entro nella catenella di separazione del giro precedente e faccio 2 punti alti. Eseguo di nuovo una catenella, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti e di nuovo un'altra catenella, e faremo così il giro numero 10 e il giro numero 11. Entrambi i giri 2 punti alti separati da una catenella per ogni archetto formato da una catenella del giro sottostante che abbiamo a disposizione. Ci vediamo alla fine del giro numero 11. Ho finito l'11° giro. Adesso andremo a fare gli ultimi 2 giri di punto grenni, che saranno 2 giri di 3 punti alti separati da una catenella. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto e faccio altri 2 punti alti per un totale di 3. Separo con una catenella, entro nell'archetto successivo, faccio 3 punti alti, ops, 2 e 3, e avanti così per il 12° ed il 13° giro, dopodiché passeremo al giro di rifinitura. Terminato il mio 13° giro di punto grenni, vado a chiudere con un punto basso
nel gruppetto di 3 punti alti successivi. Faccio una catenella che sostituisce il primo punto basso e salgo con 5 catenelle. Entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso e di nuovo eseguo 5 catenelle, entro nell'archetto dopo, faccio un punto basso e vado avanti così per tutto il giro. Farò 5 catenelle e un punto basso per ogni archetto che ho a disposizione. E sono arrivata al penultimo giro di punti bassi e catenelle, ora devo fare l'ultimo archetto e farò in questo modo. Salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella che fa da punto basso del primo archetto che ho fatto e faccio un punto alto. Arrivati a questo punto, ho chiuso il mio giro, cosa faccio? Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho a disposizione, faccio 8 punti alti. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eseguito il mio ottavo punto alto, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo e faccio 8 punti alti. Terminato il mio ottavo punto alto, entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio un punto basso e vado avanti così, alternando 8 punti alti, un punto basso, fino a che ho finito il giro. Ecco, ho finito anche l'ultimo giro, io ho già chiuso il giro e nascosto i fili. Questo è il lavoro che si presenta finito. Volendo è già finito così. Io però ho deciso di fargli il bordino dorato, quindi prendo il mio filo dorato, faccio il nodo, però prima entro in un punto a caso e pesco il filo e farò questo giro di punti bassissimi dentro tutti i punti che ho a disposizione. Quindi entro qui, pesco il filo e faccio un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, pesco il filo, faccio un punto bassissimo. Entro nel punto dopo e faccio la stessa cosa. Vado avanti così tenendo la lavorazione piuttosto morbida, in modo che non tiri il lavoro, anche perché io in realtà sto usando un filo che è un po' più sottile di quello che ho usato per il centro tavola. E niente, vado avanti tutto il giro così. Entro in tutti i punti e faccio un punto bassissimo. E questo è l'effetto. Ci vediamo alla fine del giro per chiudere. Ecco che ho fatto l'ultimo punto bassissimo, ho finito il giro, quindi non faccio il nodino di sicurezza. Taglio il filo, lo estraggo, prendo un ago della lana ed entro al centro del primo punto bassissimo che ho fatto. Voilà, e sparisce la chiusura. Ok, giro, faccio il nodino di sicurezza e nascondo i fili dorati.
Ed ecco il lavoro terminato. Io lo trovo prima di tutto semplicissimo da eseguire e di grande effetto e anche molto raffinato, ideale per il Natale che arriverà. E niente, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie per essere stati con me. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina in modo da tenervi aggiornate per tutti i video che farò in futuro. Inoltre faccio presente che ho anche una pagina Facebook dal nome Facciamo il punto e se volete potete iscrivervi anche lì. Ciao a tutti!